Immaginate una scuola media, un luogo dove spesso le etichette contano più del talento. Un padre qualunque, dall'aspetto dimesso, varca quel cancello, ignaro che la sua presenza silenziosa sta per scardinare certezze consolidate e risvegliare una scintilla sopita. Ma quest'uomo non è un genitore come gli altri. Custodisce un passato accademico brillante e un'insofferenza verso gli schemi che lo hanno portato lontano. Cosa succederà quando il suo sguardo incontrerà la rigidità di un insegnante convinta che esista un solo modo di pensare? In una scuola secondaria, l'atmosfera era spesso definita da apparenze e formalità. Un giorno, un'auto di lusso si fermò all'ingresso. Da essa discese Marco Rossi, vestito in modo semplice e trascurato. Il custode lo osservò con la tipica diffidenza riservata ai genitori in ritardo. Marco, abituato a non dare peso agli sguardi, entrò nell'edificio. La sua holding tecnologica valeva miliardi, ma lui preferiva la discrezione. Salì al secondo piano, diretto alla classe di suo figlio Andrea, un dodicenne curioso e con un pensiero originale, spesso etichettato come troppo vivace o poco incline a seguire le regole dagli insegnanti. L'ennesima nota della professoressa di matematica, firmata anche dal vicepreside, aveva spinto Marco ad agire. Quel giorno, tuttavia, non si presentò come un genitore qualunque. Su invito della scuola si sedette in fondo all'aula per osservare il comportamento di Andrea. Nessuno conosceva la sua vera identità, eccetto suo figlio, che sapeva mantenere un segreto. L'aula era modesta, con banchi allineati. La professoressa, Silvia Martini, 39enne, con un approccio didattico rigido, iniziò la lezione sugli esercizi di logica, insistendo sull'importanza del metodo e sulla necessità di evitare scorciatoie. Andrea alzò la mano, proponendo una soluzione alternativa. Silvia rispose con tono inflessibile che la matematica si basava su regole precise. Marco riconobbe quella rigidità, simile a quella incontrata in ambienti accademici pretenziosi. Ricordò quando le sue idee erano state respinte per la loro originalità. Prese mentalmente nota, decidendo di non intervenire subito. Silvia continuò la lezione, presentando la matematica come un insieme di leggi immutabili. Chiunque proponesse un approccio diverso veniva immediatamente riportato all'ordine. Marco osservava in silenzio. Nessuno lo riconosceva come il padre di Andrea, né come l'ex docente di logica di una prestigiosa università. Per il momento quell'anonimato gli era utile. Il problema alla lavagna era un esercizio di logica sequenziale. Andrea, con la sua solita vivacità, propose un metodo risolutivo differente, ottenendo lo stesso risultato, ma con passaggi diversi. Silvia replicò che il metodo era fondamentale e che non era compito degli studenti inventare. Qualche risata si diffuse tra i banchi. Marco sentì una punta di amarezza. Quell'aula gli ricordava la sua esperienza passata, quando era stato criticato per aver proposto nuove strutture logiche. Un professore gli aveva suggerito di cercare fortuna nella Silicon Valley, cosa che Marco aveva effettivamente fatto, lasciando l'università. Aveva fondato diverse aziende, diventando un pioniere nei sistemi predittivi. Ironia della sorte, l'università lo aveva poi invitato come relatore, scusandosi per il passato. Ma quel giorno ciò non contava. Ciò che importava era Andrea. Andrea si voltò verso il padre, che annuì con discrezione, un gesto di incoraggiamento silenzioso. La campanella suonò. Marco attese Andrea nel corridoio. «Anche oggi mi hanno preso in giro», disse il figlio, «solo perché ho fatto diversamente». Marco si chinò all'altezza di Andrea. «Sai cos'è un metodo? È solo un percorso già battuto. Funziona, ma il mondo progredisce quando qualcuno esplora nuove vie». Andrea accennò a una sfida per il giorno seguente, un problema di logica con cui la professoressa avrebbe dimostrato l'importanza delle regole. Marco sorrise. «Perfetto», disse, «domani sarò lì, ma non solo come osservatore». Il pomeriggio, padre e figlio lavorarono insieme, non studiando in modo convenzionale, ma ragionando e creando schemi. Marco stava seminando in Andrea il pensiero critico. La sera riaprì un vecchio quaderno con appunti del suo corso ad Harvard sul pensiero non lineare. Una frase sottolineata recitava: «Se la risposta è ovvia, chiediti se stai facendo la domanda giusta». Marco rifletté su quanto fosse costato il suo idealismo e su come avesse imparato che le idee richiedono tempo e pazienza. La scuola, con le sue regole rigide, non era diversa da certi ambienti accademici. La diversità era tollerata solo se silenziosa. Silvia Martini era un prodotto di quel sistema.
Marco chiuse il quaderno. La sfida del giorno dopo non era contro un insegnante, ma contro una cultura dell'obbedienza. Per affrontarla non serviva alzare la voce, ma porre la domanda giusta. Il giorno seguente Marco partecipò alla lezione come osservatore esterno con competenze didattiche. Nessuno fece domande sul modulo firmato dal dirigente. L'aula era silenziosa. Silvia entrò con un'aria tesa. Vide Marco seduto accanto ad Andrea. Oggi iniziamo con una sfida, annunciò Silvia, scrivendo un enigma numerico alla lavagna. Marco riconobbe subito l'esercizio, un test di riconoscimento di pattern mascherato da problema lineare. Non era difficile, ma insidioso. Avete 10 minuti, disse Silvia. Poi discuteremo le soluzioni. Gli studenti si misero al lavoro. Andrea rimase pensieroso. Poi iniziò a scrivere. Silvia si avvicinò a Marco. Lei è il signor Rossi, vero? Mi hanno detto che ha una formazione matematica. Qualcosa del genere, rispose Marco con calma. Silvia strinse le labbra. Spero le sia chiaro quanto sia importante insegnare il metodo. È importante insegnare a pensare, replicò Marco. Al termine del tempo, 2 studenti esposero le loro soluzioni, usando il metodo tradizionale. Poi fu il turno di Andrea, che presentò una logica diversa ma valida, individuando un'altra regola nel pattern. Andrea, il tuo metodo non è quello che abbiamo studiato, disse Silvia. Fu allora che Marco si alzò. Scusi, professoressa, posso fare una domanda? Prese un gesso e scrisse un'equazione diversa ma collegata. Quanti di voi la risolverebbero così? Alcune mani si alzarono. Marco modificò l'ordine delle operazioni, ottenendo lo stesso risultato. Si voltò verso Silvia. Professoressa, se 2 strade portano allo stesso risultato con uguale coerenza, possiamo dire che una è sbagliata solo perché non è la nostra. Continuò raccontando di essere stato allontanato dal mondo accademico per il suo approccio troppo personale, un approccio ora utilizzato in molti sistemi di calcolo. Il pensiero non nasce nell'obbedienza, ma nel dubbio. Silvia rimase in silenzio. Le parole di Marco avevano creato un'atmosfera di riflessione. Il compito per casa, disse infine Silvia, con un tono diverso, è provare a risolvere lo stesso problema con almeno 2 metodi diversi e spiegare quale vi sembra più efficace, quello vostro. Un mormorio si diffuse. Andrea guardò il padre. Marco rimase in silenzio. Alla fine della lezione, Silvia si avvicinò a Marco. Avrei preferito saperlo prima. Chi era lei? Le mie parole sarebbero pesate di più o di meno, rispose Marco. Forse sarei stata più prudente. La prudenza non serve a insegnare, disse Marco, serve il coraggio di sbagliare davanti agli studenti. Si scambiarono un breve sguardo. All'uscita Andrea aspettava Marco. Camminarono insieme. Nei giorni successivi l'atmosfera a scuola cambiò sottilmente. Silvia iniziò a chiedere agli studenti di spiegare i concetti con parole proprie. Anche Andrea era più sicuro. Marco tornò alla sua vita tranquilla, ma ogni giovedì andava in biblioteca con un cartello. Hai una domanda difficile? Proviamo a capirla insieme. Alcuni si fermavano ad ascoltare. Marco chiese che non venisse pubblicizzato il suo nome, voleva solo alimentare il pensiero condiviso. Un giorno, un ex studente di Silvia lo raggiunse in biblioteca, mostrando una terza soluzione a un vecchio problema. Marco sorrise. Mostramela. Lavorarono insieme. Alla fine Marco disse: forse il mondo non ha bisogno di più risposte, ma di più persone disposte a fare buone domande. Marco non aveva vinto nulla, ma aveva ricordato che pensare diversamente è un atto di coraggio e che il vero rispetto si guadagna. Andrea avrebbe imparato che la voce più importante è quella che stimola il pensiero,